Ho appena finito di pulire il lavello della cucina. Alcuni dei miei amici ci sono sposati in questi giorni e sto sentendo spesso delle domande in comune. Qual è il ciclo di pulizie? Che detersivo dovrei usare? Mi consigli dei prodotti per la pulizia? Anche io, arrivata per la prima volta in Italia, avevo questi e anche altri dubbi. Potrete immaginare. Ciao, io sono Wendy e in questo video ti darò dei consigli e delle tecniche per rendere più semplice ed efficace la tua routine di pulizia. Il mio primo consiglio: organizzati. Fai un piano di lavoro per le pulizie da fare in casa e suddivide le stanze in base alla frequenza di pulizia necessaria. Io, ad esempio, oggi pulisco la cucina, soggiorno e bagno, ma non vuol dire che lascio le camere da letto disordinate e con i letti sfatti. Vedi di iniziare sempre dalle stanze più trafficate come la cucina, il soggiorno e il bagno, per poi passare alle stanze meno frequentate. Cominciare da queste può essere utile perché spesso sono quelle che accumulano più polvere, sporco e disordine. Facendo così, riuscirai a dare un'immediata sensazione di pulizia e ordine a tutto l'ambiente. Inoltre, pulendo e organizzando le stanze più frequentate si crea un ambiente più funzionale e accogliente, agevolando le attività quotidiane e facilitando la manutenzione generale della casa. Ricorda, segui un ordine. Inizia sempre a pulire dall'alto verso il basso, in modo da evitare di sporcarsi nuovamente le superfici già pulite. Acquista i prodotti giusti o farli te stesso. Assicurati di avere a disposizione i prodotti di pulizia necessari per svolgere le varie mansioni domestiche, come detersivo per i pavimenti, sgrassatore per la cucina, detergente per i vetri e altro. In descrizione ti lascio il link diretto a un video dove ti faccio vedere come usare l'acido citrico per le pulizie di casa, che chissà ti possa interessare e rispondere a qualche domanda. Fai regolarmente una pulizia del disordine, eliminando oggetti inutili e riordinando gli spazi per mantenere la casa pulita e ordinata. Un'altra cosa, ventilare la casa.
Ricordati di arieggiare regolarmente gli ambienti per far circolare l'aria e evitare l'accumulo di polvere e batteri. 15 minuti al giorno in inverno ti bastano. Nei mesi caldi puoi lasciare aperto quanto vuoi. Per lavare i pavimenti utilizza un detergente specifico per il tipo di pavimento che hai in casa e di passare l'aspirapolvere o la scopa prima di lavarli. Per una pulizia più approfondita di questi puoi lavare con vapore se hai la possibilità. Costringiti a dedicare del tempo alle pulizie ogni giorno. Anche solo 15 minuti o una mezz'ora possono fare la differenza per mantenere la casa sempre pulita e in ordine. Tenere la casa pulita e in ordine può essere gratificante e soddisfacente. Non ti scoraggiare se sei alle prime armi. Ricorda che ogni piccolo passo conta e ogni sforzo che fai per mantenere la tua casa pulita è un passo avanti verso una vita più organizzata e serena. Inizia con piccoli obiettivi, come ad esempio dedicare una piccola parte del tuo tempo ogni giorno alle pulizie e non dimenticare di premiarti per ogni piccolo traguardo raggiunto. Non avere paura di chiedere aiuto se ne hai bisogno e ricorda che anche le persone più esperte hanno iniziato da qualche parte. Quindi continua a metterci impegno,
Vedrai che con il tempo diventerà sempre più facile e gratificante. Concentrati sui dettagli. Dedica del tempo alle cornici delle porte, le maniglie delle finestre, i battiscopa per una pulizia completa. Per ora io ti saluto e ti aspetto ai prossimi vlogs di Wendy. Ciao!